sarebbe da prendere a sberla. 2,5 metri di larghezza. Qui ci passi, Io mi faccio incazzare. Mazza, oh, sono incazzati neri. Io eseguirò gli ordini, come sempre. Polpette con crema di sangue. Ci stanno fermando un sacco di... Stare qua diventa costosissimo. Buon anno. Buon anno ragazzi. Buon 2275 avanti Cristo. Ammazza, oh, che salto nel tempo. Allora, siamo nel 2024, è lunedì. Tutto nuovo raga, nuovo anno, nuova settimana, nuovo giorno, nuova vita. E quindi nuova destinazione. Cioè, volevamo andare giù in costa verso il sud, ma andiamo a Istanbul, che devo fare una cosa. Invece di essere ad Antalya da 2 mesi, oggi si passa il confine e andiamo In Turkish. in Turkish. Direzione Istanbul. Finalmente direi. Esatto, Cioè, finalmente. Saluteremo anche i nostri amici Ticket for Life che hanno fatto con noi praticamente il Capodanno. Poi ieri sera c'è stata una live ospitati da Italian Family Overlanders, dove si sono collegati Plus 39, Marchita. c'era un sacco di gente, però se vi va di dare un'occhiata dovete andare sul loro canale. Esatto, e abbiamo fatto un paio d'ore così Abbiamo di chiacchierate. fatto tipo 3 brindisi, 3 mezzanotti diverse. Esatto. E è stato carino e adesso siamo pronti per andare, quasi. Adesso salutiamo i ticket, partiamo, ci separiamo, ma tanto ci rincontreremo perché la strada che facciamo è la stessa. Esatto. Loro un po' più veloci, noi un po' più lenti, più veloci si incontrano. Vamos. È un biscotto della fortuna. Andiamo a offrirglieli, dai. Ci dobbiamo salutare. Qual è il miglior modo se non un biscotto della fortuna? Iniziamo l'anno con i biscottini della fortuna. Mischia e scegli. Vediamo che messaggio questo. Raga, questo è un messaggio per il 2024. Ah, vado subito in diretta così. No? Vediamo un po' che... Ma belli questi. È in inglese? No, è in greco. Giro dall'altra parte. Leggi, leggi. Una piccola sorpresa ti sta aspettando. Dai, bello. Tocca a te. Facciamo l'unboxing. E la sorpresa è il doganiere che mi mazziola. Sii paziente, i piccoli problemi si risolveranno da soli. È sempre il doganiere. Tipo la gomma bucata che hai adesso. Quindi ci hai appena Porca detto, miseria. no dai, È sgonfia. ma è solamente una pelle. Vado io? Tanto poi lo devi leggere tu, Poi si provano a mangiare. Perché non hai gli occhiali? Aspetta, tanto io mando. Occhiali non ci sono. Non un cazzo, ma Dai, leggo io. Il tuo partner ti ispira. Va avanti e dice avrai tanto tempo e ti rilasserai. questo è un gran bellissimo augurio per il 2024. Lei mi ispira, lei lavora, fa tutto e avrò tanto tempo per rilassarmi. Ma Cosa vuoi di più dalla vita? Esatto. dai, bellissimo anche il Adesso tuo. tocca a te. No, io non lo voglio questo, aspetta, devo prenderne un altro. Tanto io mangio, eh? Il feeling è questo è il feeling. Il tuo mondo emozionale è molto forte e sensibile. Buon 2024, amore. Auguri a tutti. Grazie, bellina la sorpresa. Stiamo partendo, siamo pronti. Però Andiamo. poi i consigli di viaggio ve li diamo dopo, tipo cosa fare con frigo, documenti, assicurazioni. Quando è tutta passata la dogana vi spieghiamo bene. Ciao! Eccoli là. Le strade si uniscono, poi si dividono, poi ci si rincontra, poi questo è il bello e anche il brutto del viaggio. Nel senso che a volte trovi belle persone, però ti devi separare perché le strade sono diverse. Andiamo verso questa mitica e fantomatica dogana e vedremo cosa riusciamo a riprendere, quindi tentiamo. La situazione inizia così ragazzi, c'è una coda che inizia da qui circa 1 chilometro prima della dogana, un sacco di gente è giù a piedi a camminare come sulla Salerno-Reggio Calabria nei migliori momenti.
Siccome nella dogana avevamo già detto che bisogna buttare via verdura, frutta, noi ne abbiamo ancora un po' avanzata e mi sa che ce la mangiamo a mezzogiorno. Mi sa che viene buono quello che c'è avanzato, altro che E buttare. meno male. Sono le 11:30, ora greca, dobbiamo ricordarci anche di spostare l'ora quando passeremo il confine, quindi è come se fosse già mezzogiorno e mezzo, perciò è anche giusto mangiare. Più tardi, Guardate subito Marina che mi sta coccolando. Non sono ancora sono le 11:42. Ma io ho già l'orario turco e poi quello che è avanzato non glielo lascio mica ai doganieri. Di qua si mangia. Bisogna finire che poi quest'anno i buoni propositi sono dieta. Ci credete voi? Aspettiamo, noi siamo qua in coda, adesso li giro. Ecco qua. Chi è che ci scrive? Io so chi scrive, c'è uno di voi che ci sta scrivendo. Ciao ragazzuoli. Marina ha deciso di uscire ed andare a leggere il cartello che c'era in fondo perché non riesce a leggerlo. Sta chiedendo informazioni. Vediamo cosa ha capito, se gliel'hanno detto in turco, in greco, in lingua strana. Che lingua hai parlato? Inglese, non turco ovviamente. Mi stupivi, sapevi anche il turco. No, ancora no, ma ci lavorerò. Innanzitutto il cartello dice di non buttare rifiuti per terra, sennò i trasgressori saranno puniti. Guarda che schifo c'è per terra. Si vede, è una cosa allucinante. E poi niente, ho chiesto se è normale, mi hanno detto yes, it's very normal. Dice che di solito c'è il triplo di questa coda. Vedi che abbiamo fatto bene. Dice tranquilli, tutti vanno in vacanze, l'uno, ma tanto da qui più o meno in un'ora sei in Turchia. Quindi è normale avere questo chilometro di coda più o meno. Sì, ha detto che è molto normale, che è poca roba, che può essercene molta di più. Tra un'oretta più o meno saremo di là. E infatti sono tutti abituati perché sono tutti come come la coda si è fermata, la gente è scesa, ha iniziato a passeggiare, a giocare, a parlare fra persone. È un po' a vedere la Salerno e Reggio Calabria nei film di Alberto Sordi dove giocavano a pallone, è la stessa cosa. È vero? È vero. Mi ha ricordato quello. È vero. Sì, ma infatti si stanno parlando tutti tra una macchina e l'altra. Sì. E... Poi c'è il Pirla che passa davanti e quelli veramente sarebbero da prendere a sberle. Però vabbè, io non posso farlo qua, non è l'Italia. Vediamo cosa succede poi quando arriviamo al controllo, perché a parte la coda, a noi ci hanno detto che i controlli sono lunghi, per quello che c'è coda. Però ad uscire non pensavo più all'ingresso. Ad uscire ci facessero passare tranquillamente. Comunque noi i documenti li abbiamo a posto. Bruto è più splendente e in ordine che mai, dentro, fuori no? Fuori deve essere brutto, come sempre. Ci sarebbe una corsia preferenziale per i camper a destra, ma è chiusa, quindi alla fine ci tocca infilarci in questa corsia, che era quella dove stavamo facendo la coda, 2,5 metri di larghezza. Qui ci passi, Do you want also the documentation of the car? No, it's okay. That's okay. Okay, bye. Thank you so much, bye. Guarda il ponte dove è veramente il confine fisico. Il confine fisico è questo ponte. Sì. No, è a metà del ponte, ci sono le due bandiere. Mamma mia, un asfalto così brutto non lo vedevo da un po'. Comunque al lato ci sono il filo spinato pronto per essere esteso. Bene, siamo quasi in Turchia, nel senso fisicamente in Turchia, ma tecnicamente non ancora in Turchia. Vediamo i controlli qua come vanno. Guarda che bella l'entrata in Turchia. Allora, primo pezzo, praticamente c'è un gabbiotto, ma ci avete di proseguire. Quello invece è il secondo gabbiotto. Questo è il più grande confine per entrare in Turchia, Dietro. Welcome. This one? Thank you. Volevo vedere se c'era qualcun altro. Ah, sì. Ho controllato che fossimo solo in due. Hello. Hello. Sta timbrando il passaporto. Thank you. Thank you. The documentation for the car? Ok, thank you. Qua. Okay, you can go. Thank you. Okay. It's the last or there is other? Other off? Only one gate. Okay. One gate. Thank you. Thank you, bye.
Ragazzi, ultimo controllo, praticamente 1 passaporto, 2 veicolo, controllo assicurazioni e l'ultimo che penso che revisioni tutto come in Marocco, però non ci ha lasciato documenti. Per il mezzo, per l'importazione del mezzo, niente. È molto semplice entrare con una assicurazione italiana che ti dà la carta verde. Oops. Hello. Just me or? Le auto anche. Insurance also? Ah, giusto. Bye, see you. Io lo faccio incazzare. Mazza, oh, sono incazzati neri. Questo è incazzato prima a lavorare. La moglie è alata. Bene, direi che siamo ufficialmente in Turchia. Presa! Welcome to the Turkey. Alla fine 2 ore ci abbiamo messo e non c'era molto traffico essendo il primo. È andata bene. Non oso immaginare quando insomma c'è traffico ad agosto, Esatto. che si fanno 8-10 ore, che lo scrivono nei commenti, credo che dura. hanno ragione. Comunque, devo dire che avevano un po' le facce cupe, però insomma tutto sommato è andata bene e veloce. Tra l'altro non ci hanno chiesto nulla riguardo al cibo, ci avevano detto che bisognava svuotare i frighi, i freezer, noi abbiamo mangiato come i maiali, potevamo anche non strozzarci di lenticchie stamattina alle 11:30. Avremmo mangiato lo stesso, non ti preoccupare. Meglio così, dai, ci hanno buttato quelle 4 lenticchie avanzate. Ecco, abbiamo già imparato una parola, dur vuol dire stop. La prima parola che impari quando entri in Turchia è dur. Dur. Quindi insomma un bel benvenuto, ecco. Per ora asfalto perfetto. Find time, just want the mood to be right, keeping it low in the night, yeah. So low. E tu chi sei? Non ci crede. Aspetta. Ragazzi, il panettone ti tratto bene, eh? No, faccia triste. Bravo! Ma lascialo masticare. Bravo, finito però. Posto? Buon Natale, anzi buon anno. Since I get a glimpse of a light, it's blurring out my eyes. We should open up a window. I can't see clear. Yes, I know how to window. Cause it's just my habit. I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits. Ristorante? Hotel? È un ristorante? È così un aereo in mezzo al nulla, ma va bene. È strana la Turchia, però è già interessante. Open up your mind. In this I know how to win a fight. Cause it's just my habits. Oh, questa è la prima cena in Turchia e Mauri sta già mangiando. Un hamburger strano, È un hamburger veloce. ma è buono. I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits. Benvenuti a Silivri. Dov'è? E prima di Istanbul. Siamo arrivati qua ieri sera tardi, più o meno, saranno state, non lo so perché le buio le 4. Ed eravamo un po' stanchi dal lungo viaggio perché abbiamo trovato parecchio traffico. Probabilmente ieri, essendo l'1, c'era tutta la gente che stava rientrando nelle abitazioni. Dal weekend lungo ci siamo fermati qua, adesso facciamo un giro in questa piccola cittadina, anche perché qua vicino ci sono negozi della Telecom Turkish che ci servono per fare delle schedine SIM, che la prima cosa che ci serve è avere internet. Per dire al mondo che siamo vivi
e poi per far uscire i video. Quindi adesso andiamo a cercare questo, poi dovremo fare anche un pochino di provviste, perché come avete visto bisogna lasciare i frigoriferi vuoti, anche se non ce li ha cagati minimamente e quindi abbiamo mangiato esageratamente per svuotarli e adesso dobbiamo riempirli. E poi non lo so, poi Marina deciderà cosa fare, io eseguirò gli ordini come sempre. Volevo andare a prendere una cosa per il raffreddore e ho detto vado in farmacia un attimo. Maria mi ha fatto notare che è un veterinario. Secondo me, per me va bene. L'unica parola che ho capito è veterinaire, tutto il resto non si capisce niente. Questo paese ha una cosa molto particolare, ovvero 2 canali che convergono verso la spiaggia, che sono costeggiate da questi palazzi e queste case tutti super mega colorati, uno diverso dall'altro. Siamo usciti e non funzionava internet e siamo rientrati. Devi mettere il codice. Praticamente abbiamo scelto, spiega. Siamo andati a comprare la schedina della Turkish Telecom, che comunque ha avuto dei piccoli problemi che poi vi racconteremo, e ha iniziato a piovere. Ci siamo seduti in un bar, abbiamo preso un tè sperando che smettesse, in realtà non ha smesso, è arrivata ora di pranzo. Che vuoi fare? Magna. Allora, il menù complicatissimo, che c'era anche online a tipo un sesto di questi prezzi, perché da 2 anni fa si sono sestuplicati i prezzi, è incredibile, inflazione anche qua alla grande. Abbiamo dovuto tradurlo con un traduttore, con Google, e sono venuti fuori dei nomi assurdi, tra cui testa, piedi, mani, mezzo agnello, testa, Zuppa di testa di agnello, polpette con crema di sangue. polpette del macellaio. Già finita la traduzione, ora Mauro vi fa vedere che cosa è arrivato. Questo è il latte fermentato da bere, questo qua. Questa è una zuppa di pollo. E invece una zuppa di interiora, di che cosa però non si sa. Buona, ma buona però. Aspetta, adesso assaggio questo. Come quello del marocchino. Quello che piace a me? Benissimo. Mi stanno dando anche il limone per questa zuppa di pollo. E chi sono io per non metterlo? Ci sta alla grande. Buonissimo. Secondo me dal colore deve essere piccante. Quello che io il piccante non lo provo a punta, ma lo provo come si deve. Ma dove lo devi mettere? Nella zuppa? Non so. Ok. Però quello che so è che non è olio piccante, ma burro piccante. Oh mamma. Sa di burro. Questo qua sembra rafano, anche questo si esagera. Non è rafano, è aglio. Oh, ecco il piatto principale. La fasolata. Carne essiccata fatta così stufata con i fagioli. Giusto per aggiungerli alle lenticchie dell'altro giorno. Invece tu? Prima di tutto loro mangiano solo col cucchiaio, quindi devi arrangiarti un po'. E io ho preso delle polpette, le famose kofta, che sono proprio il piatto tipico qua, street food, del macellaio. E balle del macellaio. Ok, questo è quello che abbiamo pagato, il totale fa 690 lire, che corrisponde a 21 euro. Ma se fossimo venuti 2 anni fa avremmo speso... Che piove bisogna metterci qua. Allora, un'altra cosa importante o no, dipende, è questa. Questo qua è il nostro telepass, è legato alla targa, no? Ed è una vignetta che devi attaccare al vetro che riporta un numero collegato al tuo veicolo e al tuo nome, perché le autostrade non c'è un casello ma ci sono dei sensori che leggono e puoi inavvertitamente passare sotto uno di questi sensori qua. Costano relativamente poco, si parla di 1-2 euro a tratta, cose del genere. Il problema è che se non li paghi entro 15 giorni e non te ne sei reso conto, prima quando arrivi alla dogana è facile che non ti facciano passare, devi pagare e le paghi 11 volte in più di quello che è il prezzo normale. Poi non accorgerti, tu lo fai e hai un'applicazione dove puoi controllare se sei passato su quei pedaggi e quindi pagarli per tempo. Ma che grosso sei tu? Ci credo, sta qua davanti tutto il giorno. Questo
diventato grosso come un cagnolino. Piccio, ma pensa a te, praticamente chi vuole mette dentro 2 lire e eroga cibo per i gattini o i cagnolini. Ma che carino. Facciamo questo pezzo di lungomare, anche se veramente il tempo è orribile. Piove, stiamo prendendo tanta acqua. E per dovere di cronaca vi faccio vedere il parcheggio in cui siamo qui a Silivri, che è una cittadina proprio appena prima Istanbul, dove ci siamo appunto fermati 2 notti e un giorno per fare queste pratiche di fare la schedina telefonica e comprare la tessera dell'autostrada. Sto ancora dormendo. Nel frattempo Mauri ha detto che non scende perché fa troppo freddo, però guardate cosa si è dimenticato. Ha fatto il controllo dell'olio, si è dimenticato aperto il motore. Vabbè, adesso lo chiudo io e andiamo a fare la spesa perché non abbiamo niente da quando abbiamo passato il confine. Poi ci dirigiamo direttamente a Istanbul, ragazzi. Finalmente vedremo Istanbul. Vediamo se mi capisce, eh. Mauri, stordito, hai lasciato aperto. Hai capito? Ah, ecco. Chiudi, chiaro che chiudo. Io devo controllare che il tappo fosse chiuso? Vabbè, ma allora sei proprio stordi. Dammi qua, va. Apri. Tappo dell'olio, non so neanche qual è io. Questo. Sì, è chiuso. Cazzo ti ridi? Bene, possiamo andare. Damn! Facciamo anche benzina. Il prezzo è 37,41. Riempiamo anche il cinebasto. 2 cose interessanti: il diesel qua si chiama Motorin. L'altra cosa interessante è che abbiamo già trovato un'app di confronto dei prezzi dei vari benzinai. Sono abbastanza simili, però con questa app riusciamo più o meno a trovare il prezzo migliore. Oggi non è proprio il prezzo migliore perché un'ora fa sono cambiati i prezzi. Noi eravamo a fare la spesa. Comunque 37 qualcosa sono circa 1,20 euro. L'app è questa, Petros. Se io dico stazioni, devi far vedere vicino, se ci vai sopra ti dice il prezzo, più o meno come tutte quelle che vediamo. L'unica cosa è che questa mattina c'era un messaggio, avevo scritto qualcosa, c'era scritto 2 lire, 1 lira e 75 eccetera. Sono andato al distributore e ho detto: ma scusa, ma qui mette 35? Fa sì, esattamente un'ora fa è aumentata la benzina. Il governo che decide. Esatto. Allora diciamo che la benzina non è proprio imposta dal governo, ma mi ha detto: guarda, può variare veramente di poco. Mi fa: se vuoi cercare qualcosa meno, fa non sbatterti, praticamente mi ha detto. Però una particolarità, mi ha messo all'interno, quando ho fatto benzina, essendo diesel, mi ha messo il numero di targa e io gli ho chiesto, e poi ha usato una sorta di, come posso dire, chiave elettronica per poter attivare il distributore. Ora non so se il diesel è un qualcosa magari dedicato solo ai trasportatori locali, non lo so, però me l'ha attivato lui, se no non potevo fare benzina se non da solo. Mi ha inserito dentro il targa del veicolo. Buongiorno, siamo a Istanbul, in questo splendido parcheggio. Che cos'è questo parcheggio? È quello più economico a Istanbul. Avete visto che casino, no? Arrivare ieri sera a 60 km prima c'erano già i grattacieli, però questo qua è esattamente nel centro, ancora nella parte europea e non quella asiatica. E il più economico costa circa 9 euro, anzi 300 lire, quasi 10, diciamo così. E ha incluso lavatrice, acqua, carico, scarico, docce calde, caldissime, strabollenti. Sembra che non ci sia Lucifero che ci pompa dentro l'acqua. L'unica cosa brutta è che, Marina, poi c'è il camper ed è un parcheggio di un centro sportivo di calcetto, diciamo così, ed è fra un quartiere di merda, faccio vedere queste case qua che sono veramente fatiscenti, la ferrovia che passa nel mezzo e girandomi parte Marina
di là c'è l'autostrada. Cosa vuol dire? Allora, l'autostrada non è rumorosa, non si sente, poi subito dentro va tutti chic. Pensavo alla ferrovia, invece anche la ferrovia, è passato un treno nel pomeriggio pianissimo, quindi non ho fatto rumore, quindi si dorme tranquillamente. L'unica cosa è che insomma non è una bellezza, questo per noi non ci interessa perché per noi è un parcheggio, non viviamo qua, ma andiamo in città a vedere che cosa, non lo so, le attrazioni principali. Poi Marina ci farà da cicerone, non è vero, lo farò sempre io. Ecco, c'è anche lei. C'è un sole micidiale oggi a Istanbul e volevamo anche spiegare perché siamo venuti a Istanbul. Perché Noi- fa freddo? No, realmente volevamo fare un'altra strada, come sapete i nostri piani cambiano sempre. Dovevamo continuare per la costa, dovevamo scendere fino a Izmir, poi Antalya, ma in realtà non so quando avremmo visto Istanbul. Non lo so, Per magari al problemi ritorno. tempistiche adesso la temperatura dovrebbe essere da meno 8 gradi a più 3 gradi. Però ci è andata di culo, in questi giorni qua fa ancora 16-18 gradi. Incredibile. Quindi ne approfittiamo 3-4 giorni perché ho già visto le previsioni, se non sbaglio settimana prossima intorno a mercoledì Arriverà questo freddo. dovrebbe essere 0-2 gradi la massima e quindi bisogna correre nel senso andare verso Non vi sud. vedo. Una cosa importante, noi come siamo arrivati siamo andati a fare la tessera telefonica, Adesso che ve la spieghiamo bene. è una cosa non complessa, però vi fa capire che ci sono dei vantaggi dietro non indifferenti. Per quanto riguarda la scheda telefonica, sono diciamo 3 compagnie principali, c'è la Vodafone, ok, poi c'è la Turkish Telecom e la Turkcell, ci si può confondere. Noi abbiamo scelto la Turkcell, inizialmente stavamo guardando la Turkish Telecom, poi farà una confusione un'altra, ci è anche andata bene, perché ha delle tariffe che inizialmente a guardarle sembrano svantaggiose, la Turkish Telecom è un pelino più vantaggiosa, a guardarle così, perché? Per noi turisti c'è solo ed esclusivamente la possibilità di comprare il Tourist Pack valido 3 mesi, dopodiché la SIM qualsiasi scade, la prendi e la butti via. Questa è la legge turca, è così, non ci possiamo fare niente. Quindi cosa vuol dire? Che se tu esci e vuoi rientrare, se nei 3 mesi va bene, se hai superato i 3 mesi da quando l'hai attivata devi rifare una tessera nuova. Di base costa più o meno 30 euro, 32 euro, adesso mi sembra che sia, penso simile sia in Vodafone che in Turkish Telecom che in Turkcell. Ipotesi, la differenza è che la nostra Turkcell noi l'abbiamo pagata 1100 lire con 20 giga internet, mentre quella della Turkish Telecom costa 1170 lire, quindi solo 70 lire di differenza che sono 2 euro, 2,5 euro, però aveva 50 giga, quindi sembrerebbe più conveniente l'altra, ma adesso vi faccio vedere. Apriamo, prima che vi vada insieme la vista con questa bellissima tovaglia. Allora, questa con le 2 cornine. My Account vi fa vedere quello che è il nostro abbonamento. Noi abbiamo preso questa con 20 giga di traffico, poi ha tutta un'altra serie di dati, di cap. Ci sono anche delle applicazioni loro messaggistiche dove ti danno x minuti compresi nell'applicazione. Tanto non c'entra niente. Noi abbiamo questa. Poi tramite l'operatore che parlava veramente solo turco, un inglese malissimo, difficile fare la testa, abbiamo detto pigliamo questo e basta, abbiamo visto quelli che sono online qua, i pacchetti che ti offrono, che è lì dove è la convenienza, nel senso che tu hai dei pacchetti base ma poi te ne regalano addirittura, ma addirittura ogni giorno, noi è già il secondo giorno, il terzo, che prendiamo un primo stato 5 giga gratis e il secondo stato un altro giga gratis. Praticamente dei giga nostri non abbiamo ancora usato 0. Vi faccio vedere una cosa. Ci sono poi delle promozioni. Vi faccio vedere che con 50 giga, con solo 270 lire, hai 50 giga. Buono, perché gli altri operatori te ne fanno pagare 380. Infatti noi l'abbiamo comprata, ma la cosa bella è che quando l'abbiamo comprata, e adesso ve lo faccio vedere, che è questa qua, la promozione che non abbiamo ancora utilizzato, vale innanzitutto per 3 mesi, non scade dopo 20 giorni o 30 giorni, quindi se non li usi per 3 mesi hai. Ma la cosa particolare è che ci hanno regalato altri 10 giga. Sono i primi che stiamo usando. tra Esatto, l'altro. che durano 26 giorni. Praticamente il primo giorno abbiamo vinto 5 giga, poi il secondo giorno abbiamo vinto 1 giga. Siccome noi di giga ne facciamo parecchi, abbiamo anche approfittato e abbiamo iniziato a caricare, scaricare l'impossibile. E adesso vi faccio vedere cosa succede. Allora, per esempio, ogni tot giorni, non mi ricordo se è una settimana, 3-4 giorni, dipende, ci viene presentato questa cosa. Allora si apre l'applicazione e qua viene Shala Kazan.
Si clicca Shala Kazan, viene fuori questo, prendi il tuo regalo, Win Now. Shake your phone, dovete agitare. Ok. Allora, puoi scegliere fra 2 giga in Instagram oppure 2 giga per 12 ore. Noi vogliamo 2 giga per 12 ore. Così navighiamo gratis. 2 giga gratis. Enjoy. Non ti perdere le prossime offerte. Ecco qua, ci è arrivato il messaggio dove ti hanno regalato 2 giga. Così facendo, tu ogni settimana hai 2-3 giga in offerta, quindi per noi è importante, i tuoi giga si allungano. Tipo adesso devo caricare un video e questi 2 giga li uso. Prendiamo un fumoso taxi. Che me lo fumano dentro. Mamma mia ragazzi, incredibile. Fumano come dei turchi. Fumano come tutti. Siamo nella moschea di Bayezid II. Benvenuta. Benvenuta. Qui davanti c'è l'omonima piazza dove c'è l'università di fronte che poi andremo a vedere. Come vedete alle mie spalle ci sono le fontane che sono caratteristiche perché prima della preghiera ovviamente bisogna purificarsi e lavarsi. A volte vengono anche utilizzati per usi differenti, però è un classico avere proprio la possibilità di lavarsi i piedi e lavarsi la faccia, insomma fare tutto il rito per purificarsi. Questa moschea è stata costruita nel 1580 e poi ristrutturata nel 1960, quindi sono passati un po' di anni. Non vi sto ovviamente a fare pippotti sugli archi, a differenza del Marocco si possono visitare, sono molto più tolleranti rispetto al Marocco, dove addirittura non si poteva neanche entrare se non eri musulmano. Allora adesso non so se è aperta, ma se è aperta Tentiamo. Senza scarpe. Vado bene, no? Meno male che non avevo i calzini bucati, come mio solito. Devo dire che come moschea è bella, un po' spoglia, non so se il loro stile è semplice, però ne abbiamo viste più arzigogolate. Sì, però poi credo che quelle più famose, più blasonate qui a Istanbul siano molto più decorate, quindi ma le vedremo probabilmente domani. Adesso invece ci giriamo? Sì, il nostro giretto in questa piazza. E? Eccolo lì. Quello è l'arco d'ingresso all'università che ha lo stesso nome di questa piazza che ora non ricordo io. Te lo ricordi? No. Ah, meno male, se no. Instagrammabile. Sì, così tantissimo. Visto che non siamo studenti e visto anche che l'orologio dice chiaramente che è l'1:10. Vai, la campanella, andiamo a mangiare. Bravo! Come vedete qua si laureano anche i cani. Poverini, soliti randagi anche qua in Turchia. Stanno meglio di noi, guarda. Sono cippati e qualcuno gli dà da mangiare ovviamente. Proseguiamo il nostro giro di Istanbul andando al clou di questa visita di oggi, che noi siamo passati di qua per caso, però stiamo andando in un posto molto particolare oggi a visitare. E dillo? Il Gran Bazar. Non lo diciamo perché adesso non si avvera, il bazar è lì. No, e qui deve essere sposta, qui a poche centinaia di metri. Non ci perderemo ovviamente. Speriamo. Perché ci siamo muniti di una catenella con la quale siamo legati alle cinture. Usciti dalla moschea
girate a sinistra 150 metri, inizia il bazar. Questa alle mie spalle, che dopo vi farà vedere Marina, è la prima porta d'ingresso. Ce ne sono diverse. Dentro difficilmente riusciremo a fare delle riprese perché ci sono migliaia e migliaia di vie che abbiamo cercato di contare, non so se ci sono riusciti o meno, però è veramente enorme e sarà anche abbastanza incasinata. Quindi cerchiamo di riprendere qualcosetta giusto per farvi vedere, ma Non parleremo. sarà difficile. Ecco. Anche perché ci siamo accorti per il momento che ci stanno fermando un sacco di persone che cercano di venderti qualcosa, e dai profumi alle mappe ai fazzoletti Qualsiasi cosa. Quindi entriamo in modalità local, Esatto. cioè nel senso non guardiamo nessuno dritti come se dovessimo comprare Esatto. cose nostre perché abitiamo qua. Sì, uguale, Vediamo se ci- questo selfie Vediamo qua. se ci credono. Questa è la parte centrale, ovvero la più larga, incasinatissima. Lateralmente ci sono delle viuzze più piccole, un po' come nei succa del Marocco. Troppa gente comunque. Avete visto quello, vi ricordate col sale poco famoso che una bistecca costa un botto? È lì. Non andiamo a mangiare. Abbiamo preso la pide, che è la pizza turca, che è qua. Ve la faccio vedere. Dovrebbe essere così. Eccola qua, proprio un piatto tipico di qua, la pizza turca. Prova assaggio. Non ci sta nel piatto. Buono. Ci sta? Particolare. Andiamola. Abbiamo chiesto il conto ed è arrivato questo, il chai tea con il baklava. Quindi per avere il conto dobbiamo chiedere un tè il dolce? No, non lo chiedi il conto, te ne va il dolce. Se chiedi il dolce non te ne va il conto. Ah, non arriva comunque. Visto che è arrivato il conto, facciamo una piccola nota. Questa pizza costava circa 12 euro l'una. Vale sicuramente questo prezzo. In più i ristoranti hanno questo 10% in più di servizio incluso alla fine, quindi alla fine queste due robe con l'acqua è costato 30 euro il pranzo. Sì, ci hanno regalato il contentino. È un po' come spalmare la vaselina, ecco. Però sappiamo anche che sei in centro, super turistico, lo sapevamo, appena fuori dal bazar, quindi di super passaggio, quindi ragazzi è così. L'avevamo già messo in conto, però una cosa che dovete valutare è che se vi raccontano, ma io spendevo poco, sì, 2 anni fa. Abbiamo chiesto, proprio parlando della svalutazione, abbiamo detto sì, 2 anni fa costavano meno della metà e oltretutto 2 anni fa a noi davano il doppio come il cambio. 1 euro ti danno più o meno 30, 40, 34 lire, 2 anni fa ti davano 64, 68 lire, quindi esattamente il doppio. Quindi oltre ad aver perso nel cambio, adesso abbiamo perso anche perché qua c'è stata appunto una svalutazione che ha raddoppiato, in alcuni casi anche decuplicato i prezzi. Quindi insomma non è più vantaggiosa, o meglio, non si spende più poco come si diceva una volta. Tenetelo in considerazione se qualcuno vi parla della Turchia come economicissimo, non è più così. Crediamo e speriamo che andando un pochino fuori dalle grosse città e vedendo e valutando i paesini piccoli dove la vita costa sempre meno, che sia un pelo più economica, se no stare qua diventa costosissimo. Nel 330 a.C. questa colonna di 57 metri alle mie spalle è stata presa e spostata da Roma a qua. Perché l'hanno fatto? Perché questa qua viene dichiarata come nuova Roma. Così, basta. Abbiamo dovuto fare delle viuzze strane per cercare una panetteria, vi sembrerà strano, eppure qui le pasticcerie, che sono la fanno da padrone, fanno solo pasticcini.
scendiamo in verticale in questa stradina vista mare. Praticamente questa mattina era un grande mercato all'aperto. Marina mi dirà che cosa dire. Mi fa da gobbo, la gobba. Sono il gobbo. Che vi ricordate, ho detto porta sfiga perché te la mette lei, abbiamo rotto la pompa, insomma, tutte quelle robe lì. E niente, manco loro ti vedono. Non sei importante, anzi facciamo così. Censurami. Se no mi va giù così, Esatto. perché è pesante. Comunque questo camper è una famiglia con bimbi, li abbiamo Beh, già incontrati visti. già a Trikala, in centro della Grecia, vicino a Meteora. Trikala, Sì. famosissima Trikala. Trikala. Siamo alla moschea di Bayezid II. Tanto andrà a finire fuori onda, non ripeto. Siamo nella moschea di Bayezid. Dai, non è difficile. C'è solo una Y e una Z. Siamo nella moschea di Bayezid, leggetelo voi, Bayezid II. No, ma che cavolo, non è proprio semplice. Siamo nella moschea di Bayezid II. Mi è venuta. Mi è venuta. Girati verso di me. Sei molto fotogenico così, dai. Anche così sei fotogenico. Cieco. Questa colonna di 57 metri alle mie spalle è stata presa è stata presa e spostata da Roma a qua per tira su. Dove sta la moschea? Boh, non si vede più. Non si vede più. Sembra un collage. Siamo bui, poi siamo luminosi. Non viene.